Adagiata come un anfiteatro naturale sulle sponde del Mar Tirreno, Livorno emerge quale città dalle 1000 anime, dove il profumo della salsedine si intreccia con secoli di storia mercantile. I suoi vicoli raccontano storie di libertà e ribellione, mentre le fortezze medicee vegliano immobili sul porto che un tempo fu crocevia di culture e saperi. Livorno è una città straordinaria che racchiude secoli di storia, cultura e spirito marittimo. Nata come piccolo villaggio di pescatori, questa perla toscana affacciata sul Mar Tirreno conobbe il suo periodo di massimo splendore sotto la dinastia dei Medici nel XVI secolo. Cosimo I e successivamente Ferdinando I dei Medici trasformarono Livorno in un porto franco, attirando mercanti da tutta Europa e dal Mediterraneo. La visione illuminata dei Medici diede vita alle leggi livornine del 1591, che garantivano libertà religiosa e commerciale a chiunque si stabilisse nella città. Questo clima di tolleranza attrasse comunità di ebrei, armeni, greci, inglesi e olandesi, conferendo a Livorno un carattere cosmopolita e multiculturale che persiste ancora oggi. Durante il XIX secolo, Livorno divenne un importante centro dell'industria cantieristica e un punto strategico per il commercio marittimo. La città subì pesanti bombardamenti durante la Seconda Guerra Mondiale, ma ha saputo rinascere mantenendo il suo spirito indomito e la sua anima marinara. Il nostro viaggio inizia con il comodo parcheggio presso il centro commerciale Porta a Mare, posizione strategica che ci permetterà di esplorare il centro storico di Livorno interamente a piedi. Da qui partiremo alla scoperta delle meraviglie di questa città portuale, immergendoci nella sua storia, cultura e tradizioni. A pochi passi dal centro commerciale si trova l'Acquario di Livorno, struttura moderna che ospita oltre 2000 esemplari di 300 specie diverse, principalmente del Mar Mediterraneo. Questo centro scientifico e didattico offre un affascinante viaggio alla scoperta della biodiversità marina, con particolare attenzione agli ecosistemi locali. Proseguendo il nostro cammino, raggiungiamo uno dei luoghi più iconici di Livorno, la Terrazza Mascagni, questo straordinario belvedere sul mare, caratterizzato da una pavimentazione a scacchiera bianca e nera con oltre 34.000 piastrelle, offre una vista spettacolare sul Mar Tirreno e sulle isole dell'arcipelago toscano. Inaugurata nel 1925 e dedicata al celebre compositore livornese Pietro Mascagni, la terrazza si estende per oltre 35.000 metri quadrati e rappresenta il luogo di ritrovo preferito dai livornesi per passeggiate romantiche e momenti di relax. La vicina rotonda, con il suo gazebo Liberty, ospita concerti estivi e eventi culturali. Al tramonto, questo luogo si trasforma in un punto panoramico di straordinaria bellezza, dove il sole sembra tuffarsi direttamente nel mare. Parte integrante dell'identità livornese è il rapporto con il mare, testimoniato dai numerosi stabilimenti balneari storici. Tra questi spiccano i Bagni Pancaldi, fondati nel 1846, primo stabilimento balneare moderno della città e tra i più antichi d'Italia. Frequentato in passato da personaggi illustri come Gabriele D'Annunzio e membri della famiglia reale italiana,
lo stabilimento rappresenta un pezzo di storia del turismo balneare e della vita sociale livornese. Il nostro itinerario continua con la visita alla Villa Mimbelli, elegante dimora ottocentesca immersa in un rigoglioso parco che oggi ospita il Museo Civico Giovanni Fattori. La villa, costruita in stile neoclassico per la famiglia di mercanti Mimbelli, conserva intatti gli arredi e le decorazioni originali, offrendo uno spaccato sulla vita dell'alta borghesia livornese del XIX secolo. Il museo ospita una preziosa collezione di opere dei Macchiaioli, movimento pittorico nato proprio in Toscana, con particolare attenzione ai dipinti di Giovanni Fattori, illustre pittore livornese. Le tele esposte, con i loro paesaggi marini, scene di vita quotidiana e ritratti, raccontano la Livorno dell'Ottocento e il suo rapporto con il mare e la campagna circostante. Nel quartiere Ardenza si trova Villa Henderson, elegante dimora ottocentesca che oggi ospita il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo. Questa villa, circondata da un rigoglioso parco con specie botaniche rare, offre un interessante percorso espositivo che spazia dalla geologia alla zoologia, con particolare attenzione all'ecosistema mediterraneo. Per una piacevole pausa nel verde, il parco di Villa Fabbricotti offre un'oasi di tranquillità a pochi passi dal Museo di Storia Naturale del Mediterraneo. La villa ottocentesca, circondata da un parco all'inglese di circa 10 ettari, fu residenza di illustri personaggi tra cui la famiglia Paolina Bonaparte durante il suo esilio. Il parco, con i suoi viali alberati, le essenze rare e le piccole costruzioni ornamentali, rappresenta un esempio significativo di giardino romantico. La villa stessa, con la sua elegante architettura neoclassica, ospita oggi gli archivi storici della città e rappresenta un importante centro culturale. Continuando il nostro itinerario, ci indirizziamo verso la casa natale di Amedeo Modigliani, uno dei più celebri artisti del XX secolo. Sebbene l'edificio originale sia stato danneggiato durante i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale e successivamente ricostruito, una targa commemora il luogo dove nacque il grande pittore e scultore. A pochi passi troviamo il Teatro Goldoni, principale teatro cittadino e vero gioiello architettonico, inaugurato nel 1847 con il nome di Teatro Leopoldo in onore del Granduca di Toscana, fu poi dedicato al grande commediografo veneziano Carlo Goldoni. La facciata neoclassica introduce a un interno riccamente decorato, con platea a ferro di cavallo, 4 ordini di palchi e un loggione. Le decorazioni in stucco dorato, il soffitto affrescato e il sipario storico dipinto da Annibale Gatti raccontano la passione dei livornesi per le arti sceniche. Il teatro, ancora oggi fulcro della vita culturale cittadina, ospita una prestigiosa stagione lirica e teatrale. Una testimonianza della presenza della comunità britannica a Livorno è il suggestivo cimitero degli inglesi, Old English Cemetery, uno dei più antichi cimiteri protestanti in Italia, fondato nel 1644. Questo spazio, progettato come un giardino all'inglese, ospita tombe e monumenti funerari di notevole valore artistico, testimonianza del passaggio a Livorno di illustri viaggiatori, mercanti e intellettuali stranieri. Il nostro itinerario prosegue verso il Mercato Centrale, capolavoro dell'architettura Liberty progettato da Angelo Badaloni e inaugurato nel 1894. Questa imponente struttura in ferro e vetro, ispirata alle Halles parigine, rappresenta il cuore pulsante della vita quotidiana livornese. Attraversando le sue navate, sarete avvolti da un caleidoscopio di colori, profumi e voci. Dai banchi del pesce fresco, vera specialità locale, alle verdure di stagione, dai formaggi toscani alle prelibatezze gastronomiche. Usciti dal mercato, ci dirigiamo verso Piazza della Repubblica, ampio spazio urbano che rappresenta il cuore della vita sociale livornese.
Questa piazza monumentale, progettata nella seconda metà dell'Ottocento durante i lavori di ampliamento della città, è attraversata dal suggestivo Fosso Reale, un canale che collega il quartiere La Venezia con il porto. Il ponte centrale, realizzato in pietra, è uno dei simboli di Livorno e offre una splendida vista sui palazzi storici che si affacciano sulla piazza. Una delle opere più impressionanti dell'architettura neoclassica livornese è il Cisternone, imponente struttura idraulica progettata dall'architetto Pasquale Poccianti e completata nel 1842. Questo straordinario edificio, che serviva come riserva d'acqua per la città, colpisce per la sua monumentale facciata semicircolare coronata da un timpano, che ricorda un tempio classico. Il Cisternone faceva parte di un complesso sistema di approvvigionamento idrico che includeva l'acquedotto e altre cisterne dislocate nel territorio. La grandiosa sala interna, con le sue volte sostenute da possenti pilastri, crea un'atmosfera quasi mistica, amplificata dal gioco di luci e ombre e dai riflessi sull'acqua. Una visita a questo capolavoro di ingegneria idraulica offre uno spaccato affascinante sulla Livorno ottocentesca e sulla sua modernità. Proseguendo il nostro percorso, incontriamo l'imponente Fortezza Nuova, straordinario esempio di architettura militare medicea. Edificata tra il 1590 e il 1629 su progetto di Bernardo Buontalenti, rappresenta un'importante testimonianza del sistema difensivo voluto da Ferdinando I de' Medici per proteggere la città e il suo porto. Con la sua caratteristica forma pentagonale, la fortezza si erge come un'isola artificiale circondata dai fossi medicei. Le possenti mura in mattoni rossi, i bastioni angolari e i camminamenti di ronda raccontano l'evoluzione dell'arte militare tra il XVI e XVII secolo. Oggi la Fortezza Nuova è stata riconvertita in un rigoglioso parco pubblico, dove i livornesi amano passeggiare all'ombra di pini marittimi secolari. Nel cuore del centro storico sorge la chiesa di Santa Caterina, uno dei più significativi esempi di architettura barocca in Toscana. Costruita tra il 1720 e il 1753, su progetto di Giovanni del Fantasia, questa chiesa colpisce per la sua imponente facciata convessa e la maestosa cupola ottagonale visibile da molti punti della città. L'interno, a pianta ottagonale, è dominato dall'altare maggiore realizzato con pregiati marmi policromi, mentre la cupola, affrescata dal pittore fiorentino Giuseppe Maria Terreni, rappresenta la gloria di Santa Caterina. Particolarmente pregevoli sono le tele di Giorgio Vasari e Matteo Rosselli che adornano le cappelle laterali. Questa magnifica chiesa testimonia il fervore religioso e artistico della Livorno settecentesca e rappresenta una tappa imperdibile per gli amanti dell'arte barocca. Proseguendo, ci imbattiamo nel Palazzo delle Colonne di Marmo, uno degli edifici civili più eleganti di Livorno. Costruito nel XVIII secolo come residenza di ricchi mercanti, questo palazzo deve il suo nome alle imponenti colonne di marmo bianco che ornano la facciata. L'edificio rappresenta perfettamente lo stile architettonico delle dimore signorili livornesi dell'epoca, con il suo porticato al piano terra e le eleganti finestre sormontate da timpani. Sebbene oggi ospiti uffici e non sia completamente visitabile all'interno, vale la pena ammirarne l'esterno e immaginare il fervore commerciale che animava questa zona nei secoli d'oro del Porto Franco. Il nostro itinerario prosegue verso il suggestivo quartiere La Venezia, cuore storico della città e opera ingegneristica dei Medici. Questo affascinante reticolo di canali, ponti e palazzi fu progettato alla fine del Cinquecento da architetti veneziani su commissione di Ferdinando I de' Medici. Passeggiando lungo i fossi medicei potrete ammirare le antiche fortificazioni e i magazzini che un tempo custodivano le merci provenienti da tutto il Mediterraneo. Il Ponte di Marmo e la Fortezza Nuova rappresentano punti panoramici privilegiati per ammirare questo angolo pittoresco della città. Al mattino presto o al tramonto, i riflessi dell'acqua creano un'atmosfera quasi magica,
perfetta per scatti fotografici indimenticabili. Durante la vostra passeggiata noterete le caratteristiche cantine a livello dell'acqua, un tempo utilizzate dai pescatori e oggi trasformate in ristoranti e locali tipici. A pochi passi sorge l'edificio dei Bottini dell'Olio, imponente struttura costruita nel XVII secolo come magazzino per lo stoccaggio dell'olio d'oliva. Questo massiccio edificio in pietra, caratterizzato da ampie volte a botte, è stato sapientemente recuperato e oggi ospita la Biblioteca Civica e il Museo d'Arte Contemporanea. La riconversione ha saputo valorizzare gli spazi originali, creando un affascinante dialogo tra l'architettura storica e le installazioni contemporanee, le mostre temporanee di arte contemporanea e gli eventi culturali organizzati in questo spazio offrono uno spaccato sulla vivace scena artistica livornese attuale. Proseguendo il nostro percorso, raggiungiamo la maestosa Fortezza Vecchia, simbolo della potenza marittima di Livorno. Costruita tra il 1521 e il 1534 sui resti di antiche fortificazioni pisane, questa imponente struttura difensiva offre una straordinaria vista panoramica sul porto e sulla città. All'interno potrete ammirare il Mastio di Matilde, torre risalente all'XI secolo, e la casa del comandante, dove soggiornarono personaggi illustri come Garibaldi. La fortezza, con le sue possenti mura, bastioni e camminamenti, racconta secoli di storia livornese e mediterranea. Durante la visita non perdete l'opportunità di salire sulla terrazza superiore, da dove potrete godere di una vista mozzafiato che spazia dalle isole dell'arcipelago toscano fino alle Alpi Apuane nelle giornate più limpide. Concludiamo il nostro itinerario con uno dei simboli più riconoscibili di Livorno, il monumento dei Quattro Mori. Questo complesso scultoreo, realizzato in due fasi tra il 1595 e il 1626, commemora le vittorie del Granduca Ferdinando I de' Medici contro i pirati barbareschi. La statua in marmo del Granduca, opera di Giovanni Bandini, si erge al centro, mentre ai suoi piedi si trovano 4 figure in bronzo di prigionieri mori, capolavori di Pietro Tacca. Le espressioni intense e i dettagli anatomici dei 4 schiavi incatenati rappresentano uno degli esempi più alti della scultura manierista toscana. Il monumento, oltre al suo valore artistico, racconta il ruolo di Livorno come avamposto mediterraneo e la politica marittima dei Medici. Per quanto riguarda la gastronomia locale, ho selezionato con cura alcuni ristoranti di Livorno, dove potrete assaporare i piatti tipici della cucina labronica e toscana. Questi locali rappresentano l'essenza della tradizione culinaria livornese, offrendo un'esperienza autentica tra sapori marinari e reinterpretazioni moderne. Troverete tutti i link ai ristoranti nella descrizione del video, così potrete facilmente prenotare o scoprire maggiori informazioni. Questo tour vi ha condotto attraverso i punti più significativi del centro storico di Livorno, offrendovi un assaggio della ricchezza storica, artistica e culturale di questa affascinante città portuale. Dai Fossi Medicei alla terrazza Mascagni avete attraversato secoli di storia, ammirando l'eredità lasciata dalle diverse culture che hanno abitato e influenzato Livorno. La città, con il suo carattere autentico e schietto, la sua cucina ricca di sapori di mare e la sua atmosfera cosmopolita, rappresenta una destinazione ancora poco conosciuta dal turismo di massa, ma estremamente gratificante per i viaggiatori curiosi. Il suo legame indissolubile con il mare, che ne ha plasmato storia, architettura e cultura, continua a definirne l'identità unica nel panorama delle città toscane. Vi invitiamo a perdervi nei vicoli del quartiere La Venezia, ad assaporare la cucina locale e a lasciarvi conquistare dallo spirito indomito e accogliente dei livornesi. Livorno vi aspetta per raccontarvi la sua storia e mostrarvi i suoi tesori nascosti. Buon viaggio e arrivederci a Livorno!